Anno 1971, siamo alla Bolt, Beranek e Newman, a Cambridge, una delle società responsabili della creazione di ARPANET. Bob Thomas, un ingegnere che lavorava presso la sopracitata azienda, voleva dimostrare la capacità di un programma di passare da un computer all'altro. Fu così che venne scritto Creeper, il primo malware della storia. Anche se in effetti Creeper non era stato creato con intenzioni malevole, come normalmente sono invece i malware. Per l'occasione ho creato 3 macchine virtuali con sopra installata una versione minimale di Debian e collegate tra di loro tramite una sottorete virtuale. Per funzionare ho predisposto una falla nelle connessioni SSH, permettendo a ogni computer della sottorete di poter accedere agli altri senza la richiesta di password. Potrete trovare lo script sulla mia pagina GitHub, chiaramente l'ho condiviso a semplice scopo divulgativo e non dovrebbe essere usato per scopi malevoli. Si tratta di una sorta di ricostruzione di un software storico e spero venga consultato puramente a scopo di studio. Lo script è abbastanza semplice, come potete vedere sono ben poche righe di codice. Sono presenti 2 array in cui indico dei nomi utente e relativi IP. La frase che stamperà sul terminale è 3 secondi di attesa prima che cerchi un nuovo dispositivo in cui migrare e cancellarsi da quello attuale. In effetti Creeper non è un vero worm, in quanto un worm dovrebbe replicarsi. Creeper invece viaggia letteralmente da un dispositivo all'altro. La seconda versione di Creeper fu infatti scritta come un vero e proprio worm, cioè si replicava sui dispositivi invece di saltare da uno all'altro. Inoltre c'è da dire che questa versione che ho scritto è semplificata in quanto non viene eseguita in automatico all'avvio come farebbe normalmente un worm, ma solo se viene lanciato manualmente. In pratica, se riavviassi le 3 VM, questa versione di Creeper resterebbe presente su una delle 3 ma cesserebbe l'esecuzione. Ma adesso passiamo al lato pratico. Ecco, qui abbiamo le 3 macchine virtuali e i rispettivi utenti Alice, Bob e Carol. Inoltre qui a fianco è presente il mio terminale da cui invierò il malware alla VM di Alice. Ecco, come potete vedere il worm si presenta con una stampa a schermo del computer in cui è presente, per poi migrare da un'altra parte, e così via all'infinito. Guardate come si sposta da un dispositivo all'altro. Chiaramente una volta lanciato questo tipo di programma è difficile poi controllarlo. Fu questa considerazione che portò quindi alla creazione di Reaper, il primo antivirus della storia, con un funzionamento molto simile a Creeper ma progettato per scovare quest'ultimo ed eliminarlo. Quindi lanciamo Reaper e vediamo come questo interrompe l'esecuzione di Creeper. Ecco, come potete vedere adesso, il worm è stato intercettato sulla VM di Bob ed eliminato. Bene, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi pure per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti o lasciate pure un commento se vi va. Vi auguro una buona giornata e alla prossima!